le persone continueranno a praticare aborti, lo faranno semplicemente rischiando la vita. Ricordo mia madre che ha lottato per questo diritto e io adesso sono ancora in piazza per lottare per questo diritto. Nessuna di noi sarà libera fino a che tutte non lo saremo, no? Sono Valentina, faccio parte di Una di Meno Milano, che è un movimento locale ma anche internazionale. Siamo davanti al consolato americano per lanciare la nostra solidarietà ma anche ribadire la nostra rabbia. È stata una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ci ha portato indietro di 100 anni. Il fatto che sia stata annullata la sentenza che garantiva il diritto di interruzione di gravidanza volontaria in tutti i paesi è un precedente molto grave. Le persone continueranno a praticare aborti come storicamente è sempre stato. Lo faranno semplicemente rischiando la vita. È la vita delle persone che però purtroppo non conta. In realtà il flash mob è semplicissimo. Manderemo al mittente gli strumenti di morte che ci vorrebbero appioppare. Quindi lanciamo le grucce oltre striscione. Ma le grucce non sono assolutamente un elemento di rivendicazione, questo è un po' il simbolo degli aborti clandestini. Io faccio parte della scritta We Won't Go Back, non torneremo indietro sul problema appunto dell'aborto, non vogliamo ritornare agli Appendini, per cui non vogliamo ritornare agli aborti clandestini. Ci sarà un rullo di tamburi che darà inizio al fatto che chi è nelle fila punta il dito. E otterremo un minuto di silenzio con il dito puntato. Continueremo ad andare nelle scuole e a scendere in piazza fino a quando l'ultima di noi sarà libera di autodeterminarsi. Ero molto piccola quando c'è stata l'approvazione della legge 194, mi ricordo mia madre che ha lottato per questo diritto e io adesso sono ancora in piazza per lottare ancora per questo diritto. Speriamo si senta la nostra voce e si capisca che ci sia un movimento internazionale. La cosa che mi fa più incazzare del paese in cui viviamo è che le donne, che sono una maggioranza, sono ancora invece discriminate come una minoranza. Dovremmo tutte quante alzare la testa e invece questo non avviene. Mi chiamo Azzurra, faccio parte della Glamurga, che è una delle due murghe di Milano. La murga è una danza di strada che viene dal carnevale argentino di Buenos Aires e che è in Italia ormai da 15 anni ed è una danza che ha a che vedere con la liberazione dei corpi. Una di meno è una rete grande, no? Quindi credo che ognuna di noi sia una di meno quando sente di esserlo in qualche modo. Poi io faccio parte anche di tante altre reti. È importante essere in questa piazza perché in qualche maniera per riconoscersi anche, no? Perché siamo tante e tanti e bisogna far sentire la propria voce. La murga è uno strumento che serve ad amplificare questa voce. Io sono Elena, faccio parte di Una di Meno da quando è nato il movimento, ormai da quando in Argentina ci fu un terribile femminicidio, quello di Lucia Perez, che aveva solo 16 anni e che è stata stuprata da un gruppo di uomini che poi l'hanno anche impalata e sono accaniti sul suo cadavere. Da lì è nato un movimento che a macchia d'olio in tutto il mondo e anche a Milano è arrivato dicendo ni una menos, quindi non una donna in meno fra noi. L'assemblea si compone di un'introduzione fondamentalmente che deve essere accoglienza per chiunque si approcci per la prima volta. E di solito le persone che cercano di avvicinarsi noi le indirizziamo sull'assemblea, che è un po' un momento dove possono avere un po' una panoramica di chi siamo. Interventi assolutamente liberi, ci diamo un tempo di 3 minuti a testa, si possono fare proposte e domande. Il gesto del consenso è questo.
il gesto e la proposta è questo, qui. Ma guarda, in realtà io penso di poter riscontrare nella mia vita milioni di micro momenti di rabbia che vanno da quando sei piccola non puoi giocare con quella cosa perché sei una femmina a episodi anche più gravi di quello che credevi essere tuo amico che ti mette la mano nelle mutande mentre pensa che stai dormendo, per esempio, no? Ecco, forse è un po' un cumulo di tanti di questi episodi di rabbia che poi hanno bisogno di essere espressi e di trovare una soluzione in qualche modo. La consapevolezza di essere sempre no, in tante dà molta forza. Sapere che nessuna di noi è sola è qualcosa che a me ha cambiato la vita e che sicuramente l'ha cambiata tante. Nessuna di noi sarà libera fino a che tutte non lo saremo, no? E quindi considerando che purtroppo nessuna è completamente libera, il lavoro da fare è ancora molto.